Ciao, bentornati su Macramalex. Oggi vediamo insieme come realizzare questo fularino. È stato fatto con la macchina da maglieria ed è ispirato alla Sophie Scarf. È una sciarpa famosissima, vi lascio qui in descrizione il link al pattern originario. È giusto che la creatrice originale di questa sciarpina che si vede su YouTube, su Pinterest, ovunque, in 1000 versioni, è giusto che abbia almeno una menzione e un piccolo riconoscimento. Allora, come vi dicevo, mi sono ispirata a quella sciarpina, ma l'ho realizzata sulla macchina da maglieria, così anche chi non sa usare i ferri può provare a farla. Questa mia versione è lunga in totale 120 cm e alta nella parte più ampia 12 cm. Sono così composta, sono 45 cm questa parte di aumenti, la parte centrale è di 30 cm e ho variato il punto, come vedete è un pochino traforato, non è la solita maglia rasata, e poi ci sono altri 40 cm dall'altro lato. L'ho poi rifinita con un giro di maglie basse ad uncinetto. Non è obbligatorio farlo, però secondo me ci vuole, perché altrimenti è un pochino bruttina. Allora, per realizzarla ho utilizzato un filato che si lavora con l'uncinetto numero 5, questo in particolare è l'Asian di lana gatto. E ne ho utilizzato un gomitolo intero e qualcosa di un secondo gomitolo. Diciamo che con un 55-60 grammi ce la fate. Quindi è utilissima per finire gli avanzi che avete in casa. È semplicissima da fare, in un'ora scarsa riuscite a farla tutta. Iniziamo subito con il tutorial. Prendiamo la nostra macchina da maglieria, una qualunque in questo caso va bene perché andremo ad utilizzare in totale solo 19 aghi. Perciò va benissimo la Centro, la Addi, la Prim, addirittura anche la versione da 22 aghi. Potete fare questa sciarpina con qualunque macchina da maglieria. Ok, l'ho impostata in modalità pannello perché mi trovo bene ad avere un blocco all'inizio del lavoro, ma non è obbligatorio. Prendiamo il nostro filato, iniziamo a montare le maglie. Io inizierò dal lago numero 3 e montiamo 4 maglie nel modo classico a zig zag. 1 2 3 4. Mettiamo il filo al suo posto e lavoriamo 5 righe. Per tornare indietro fate attenzione che il filo scenda sotto questa cunetta e torniamo indietro. Tirate un po', non lasciamo filo troppo molle. 1 2 3 4 e 5. Fatte le prime 5 righe inizieremo a fare gli aumenti in questo lato. Per fare gli aumenti basta semplicemente lavorare un ago in più. Come vedete il filo è sceso sotto l'ultimo ago, è sceso sotto l'ultima conetta, possiamo tornare indietro e lavoreremo altre 5 righe. 1 2 3 4 5. Alla sesta riprenderemo a fare gli aumenti. Quindi andiamo avanti così fino ad arrivare al lago numero 16. Quindi un aumento, 5 righe e alla sesta riga un altro aumento. Tutto molto molto semplice. 1 2 3 4 5 e alla sesta riga
l'aumento. Se guardate nel mio canale potete trovare un video molto più esplicativo di come lavorare a pannello e di come fare bene gli aumenti. Ve lo lascio qui. Andiamo avanti fino ad arrivare al lago 16. Arrivati al lago numero 16, con l'ultimo aumento, lavoriamo ancora le 5 righe. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora iniziamo la parte centrale della nostra sciarpa con questo punto traforato. Come facciamo? Allora, lavoriamo le prime 2 maglie, poi tiriamo fuori il filo dal suo posto e avvolgiamo il filo intorno ai 2 aghi successivi, in questo modo. Andiamo avanti, ne lavoriamo 2 e i prossimi 2 li avvolgiamo da dietro ad avanti, mi raccomando, e non tirate troppo. 2 li lavoriamo e a 2 giriamo intorno. Ci restano gli ultimi 2 di bordo, possiamo rimettere il filo al suo posto. La riga di ritorno è lavorata normalmente. È molto semplice. Si sviluppa su 2 righe, 2, questi sono quelli di bordo, avvolgiamo e 2 li lavoriamo, 2 ci giriamo intorno e 2 li lavoriamo. Gli ultimi 2, riposizioniamo il filo e torniamo indietro. Voilà! Questo motivo centrale lo lavoreremo per 20 volte, quindi per un totale di 40 righe. Finite le nostre 20 ripetizioni, lavoriamo 5 righe senza fare il motivo. 1, 2, 3 e 4. Alla quinta riga inizieremo con le diminuzioni. Ci servirà l'aiuto di un uncinetto. Non dovremo fare altro che prendere l'ultima maglia l'ho lavorata troppo stretta, ma ce la farò a prenderla. Ok, eccola qua, e la caricate sul penultimo ago, spingetela in basso e abbiamo fatto la nostra diminuzione. Torniamo indietro e lavoriamo 5 righe come prima. 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta riga faremo la prossima diminuzione. Quindi una diminuzione, 5 righe, una diminuzione. Il contrario praticamente di come abbiamo fatto all'inizio. E facciamo così fino a tornare a riavere le nostre 4 maglie iniziali. Fatta la nostra ultima diminuzione, ci ritroviamo con 4 maglie iniziali, lavoriamo le ultime 5 righe. 2, 3, 4
5. Ora smontiamo il lavoro dalla macchina, togliamo il filo dal suo posto, lavoriamo una riga senza lavorare il filo, spostate la macchina in modalità tubolare in modo da poter girare e ritrovarci al punto di partenza con il filo a destra. Fate attenzione, ecco, mi è già scappato, non doveva scappare. Lo dovete raccogliere con l'uncinetto prima che cada dalla macchina. Prendete anche la seconda maglia e la chiudete con una maglia bassa. Prendete la maglia successiva. Ormai sono cadute, dai. Abbiamo capito che sono cadute, sempre quando registro, ovviamente. Va bene. Comunque è lo stesso procedimento che ho usato nel tutorial della sciarpa, lì si vede forse un po' meglio cosa ho fatto. Vi lascio il link. Chiudete, prendete l'ultima maglia. Dai, sganciati. Ok, prendete l'ultima maglia e facciamo l'ultima maglia bassa. In questo modo il lavoro è chiuso. Possiamo togliere la macchina. A questo punto il lavoro sarà un po' arrotolato, un po' tanto arrotolato. Qui ho fatto solo un campione, però vabbè. Mettetelo sull'asse da stiro, dategli una bella svaporata e adesso vi faccio vedere come andare avanti. Una volta stirata la nostra sciarpina si presenterà così. Come vedete non è più arrotolata e nella parte centrale misura già 11 centimetri. Adesso prendiamo l'uncinetto e facciamo tutto un giro di maglie basse per rifinire il bordo. Userò l'uncinetto numero 5. Qui è dove abbiamo chiuso il lavoro con la centro. Qui c'è già un pezzettino di maglie basse. Le riprendiamo. No, 2 e ci troviamo nell'angolo. Qui facciamo una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa sempre nello stesso punto per fare l'angolino. A questo punto state attente che sia il fronte e facciamo tutto un giro di maglia bassa qui in questi spazi. Vedete che è la prima fila, poi questa è la parte degli aumenti. Quando si va a aumentare vi dovete chiaramente spostare un po' più in su, ok? Non dovete seguire sempre la stessa riga, andrete più in su. Faccio vedere. Si inizia così, una, poi qui, qui siamo arrivati dove c'è l'aumento, facciamo l'ultima maglia bassa e poi saliamo di riga. Ok, fate così per tutto quanto la sciarpina. Negli angoli farete una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Finito il giro di maglie basse, date un'altra stiratina e la nostra sciarpina è finita. Ora nascondo le codine e basta. Spero che questa sciarpina vi piaccia
e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!